Lezione 1. Tenere un diario quotidiano. Dovresti iniziare a scrivere quotidianamente. Sembra flessibile. Quanto tempo dovrei dedicare al diario ogni giorno? 10 minuti sono un inizio perfetto per chiunque. Quali argomenti dovrei includere? Scrivi dei tuoi sentimenti e dei tuoi obiettivi. Devo usare una penna o il computer? Un quaderno cartaceo è più indicato per concentrarsi. Sono preoccupato per la mia brutta calligrafia. Il contenuto è più importante dello stile. Questo mi aiuterà a ridurre lo stress? La riflessione apporta grande chiarezza alla mente. Cercherò di scrivere ogni sera. La costanza è la chiave del vero successo. E se non avessi niente da dire? Descrivi semplicemente l'ambiente circostante e i tuoi pensieri attuali. Sembra un compito semplice. Scoprirai molto sulla tua anima. Ora ho un'opinione più positiva al riguardo. È un dono per il tuo futuro. Lezione 2. Visita al parco. Ciao, è una giornata davvero splendida per essere al parco per animali, non è vero? Oggi il tempo è davvero molto piacevole. Il mio cane si diverte a correre su quest'erba. Il tuo cane è molto energico e amichevole. Ama incontrare altri animali e persone. Appartiene a una particolare razza di cacciatore? È un Golden Retriever proveniente da una fattoria. Sono noti per la loro indole gentile. Al tuo cane piace giocare a riportare gli oggetti? Lei preferisce sedersi e osservare gli altri. Alcuni cani sono più osservatori che attivi. È rilassante guardarli giocare. Dovremmo visitare questo parco più spesso. L'aria fresca fa bene alla nostra salute. Anche la comunità qui è molto accogliente. Apprezzo moltissimo queste tranquille passeggiate mattutine. Possiamo portare degli snack anche per loro. È un'idea eccellente e gentile. Porterò la ciotola dell'acqua domani. Lezione 3. Tempo culturale. È importante essere puntuali. Ah, vedo che nella mia cultura arrivare con qualche minuto di ritardo è normale. In questa città la puntualità è segno di rispetto. Mi scuso per il piccolo malinteso di oggi. Le diverse culture hanno concezioni uniche del tempo. Vorrei saperne di più sulle vostre tradizioni. Diamo valore all'efficienza e al rispetto rigoroso degli orari sociali. È molto diverso da casa mia. Dobbiamo trovare un equilibrio nel nostro lavoro. La prossima volta cercherò di arrivare prima. La comunicazione ci aiuta a evitare future tensioni. Anche tu dai importanza a risultati aziendali rapidi? Sì, preferiamo prendere decisioni rapidamente. La pazienza è una virtù nel mio paese. Dobbiamo rispettare entrambe le nostre prospettive. Questa conversazione mi è molto utile. Imparare insieme rafforza notevolmente la nostra collaborazione.
Apprezzo la tua onestà e il tempo che mi hai dedicato. Procediamo verso la sala riunioni. Lezione 4. Cibo sano. Benvenuti oggi al nostro mercato alimentare di alta qualità. Mi scusi, avete per caso delle opzioni di cibo biologico e salutare? Abbiamo un ampio reparto dedicato ai prodotti biologici. Questi ortaggi vengono coltivati senza l'utilizzo di sostanze chimiche? Sì, sono certificati dall'ente nazionale. È esattamente ciò che sto cercando. Offriamo anche salmone fresco pescato in mare. Contiene coloranti artificiali? È completamente naturale e freschissimo. Ho bisogno anche di pane senza glutine. Si trova nella terza corsia. Molte persone stanno cambiando le proprie abitudini alimentari. La salute è una delle principali tendenze di quest'anno. Mangiare bene migliora i miei livelli di energia ogni giorno. È un saggio investimento per la vita. Avete del latte di mandorle senza zucchero? Abbiamo diverse marche nel frigorifero. Ne prenderò 2 bottiglie. Il tuo carrello è pieno di ottime scelte. Lezione 5. Routine sotto la doccia. Sto leggendo di abitudini moderne di cura di sé. Qual è un piccolo accorgimento che migliora la tua routine sotto la doccia? Usare un mazzetto di eucalipto mi aiuta a rilassarmi. Sembra un'idea davvero profumata. Il vapore libera rapidamente gli oli naturali. Preferisco usare uno scrub al sale di alta qualità. Lascia la pelle molto liscia al tatto. Anche la giusta illuminazione cambia completamente l'atmosfera. Le luci soffuse creano davvero un'atmosfera da spa. Ascolti musica lì? Mi piace ascoltare musica classica rilassante. È un ottimo modo per iniziare. Trascorriamo molte ore in quella stanza. Dovremmo rendere questo un luogo piacevole. Comprerò un nuovo soffione per la doccia. Un modello con molte impostazioni sarebbe l'ideale. Sarà come soggiornare in un hotel di lusso. Piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza. La felicità spesso deriva da questi piccoli dettagli. Lezione 6. Balli da sala. La musica per il ballo sta per iniziare. C'era uno spettacolo di balli da sala, e io non sono abituato a quel tipo di ballo. Si tratta di uno stile molto elegante e classico. I passaggi sembrano piuttosto difficili da imparare. Posso insegnarti i movimenti di base. Ho paura di calpestarti le scarpe. Non preoccuparti dei piccoli errori di stasera. Questa tradizione è molto formale e antica. Sta tornando di moda tra i giovani. Perché le persone apprezzano regole così rigide? Crea un flusso armonioso e ritmico. Di solito preferisco la danza moderna e quella libera. Possiamo provare prima con un semplice valzer. Il ritmo è lento o molto veloce? Questa canzone ha un ritmo lento e costante. Il mio cuore batte fortissimo in questo momento.
Seguite il mio esempio e mantenete la calma. Sei un insegnante molto paziente, John. Voglio che tu ti goda questo momento. Lezione 7. I libri classici. Ieri ho finito di leggere un famoso romanzo. Huckleberry Finn. Charles Dickens ha dato vita all'Inghilterra vittoriana attraverso i suoi libri. In realtà, la storia di Hook è stata scritta da Mark Twain. Oh, ho fatto un errore davvero stupido. Entrambi gli autori sono maestri nel loro mestiere. Dickens si concentrò sulle difficoltà dei poveri. Le sue descrizioni di Londra sono molto vivide. Preferisci i classici americani o quelli britannici? Apprezzo l'umorismo nella letteratura americana. Apprezzo le critiche sociali di Dickens. La letteratura ci permette di viaggiare nel tempo. Ci insegna anche qualcosa sulla natura umana. Dovremmo parlare presto di un nuovo libro. Scegliamo una storia di mistero. Ciò susciterà un dibattito molto acceso. Porterò un elenco di titoli. Attendo con impazienza il nostro prossimo incontro. La lettura è un hobby meraviglioso per tutti. Espande la mente e il cuore. Lezione 8. Soldati coraggiosi. Parliamo della guerra d'indipendenza americana. In che modo i francesi aiutarono la giovane nazione? Inviò le sue navi e i suoi soldati in America, e questi aiutarono gli americani a sconfiggere le forze inglesi. Il re di Francia spese molti soldi. Si è trattato di una mossa molto strategica e audace. Questa alleanza ha cambiato il corso della storia. La battaglia navale fu particolarmente cruciale per la vittoria. I soldati rimasero a lungo in America? La maggior parte fece ritorno in Francia dopo la guerra. Hanno riportato con sé nuove idee sulla libertà. Ciò ha portato a cambiamenti nel loro paese. La storia è piena di eventi collegati tra loro come questo. Ogni nazione dipende da qualche forma di aiuto. La guerra è un argomento molto complesso e triste. Ma dimostra anche grande coraggio e speranza. Vorrei approfondire lo studio di questo periodo. Ti darò qualche libro in più. Grazie per l'interessante lezione di storia. La conoscenza è la chiave del nostro futuro. Lezione 9. Storie intricate. Questo stand presenta abiti tradizionali indiani. Sari con motivi intricati, ne ho viste delle foto. Ogni motivo racconta una storia davvero unica. La seta è morbidissima e dà una sensazione di pregio. I tessitori impiegano molte settimane per realizzarne uno. Quanto è lungo un pezzo di stoffa standard? Solitamente è lungo dai 6 ai 9 metri. I colori sono così brillanti e belli. Nella cultura, i diversi colori rappresentano significati diversi. Il rosso viene spesso utilizzato per le cerimonie nuziali. Sei molto ben informato su questo argomento. Adoro scoprire le diverse tendenze della moda globale. Si tratta di una forma d'arte antica e rispettata.
Qualcuno sa come impacchettarlo? Ci vuole pratica per padroneggiare le pieghe. Mi piacerebbe provarne uno oggi stesso. C'è un camerino proprio lì. Sceglierò prima quello blu. Quel colore ti starà benissimo. Lezione 10. Andarsene. Ho sentito che ci sono molti posti di lavoro altrove. Ho fatto domanda in un'altra città, ma sono restio a trasferirmi. Il cambiamento può essere una prospettiva molto spaventosa. Mi mancheranno la mia famiglia e i miei amici. È possibile far loro visita durante il fine settimana. Il costo della vita potrebbe essere più elevato. Ma l'aumento di stipendio potrebbe coprirlo. Mi piace la comodità di casa mia. La crescita spesso avviene al di fuori della nostra zona di comfort. La nuova città è molto lontana. Si tratta di un volo di sole 3 ore. Per me è una distanza lunghissima. È opportuno valutare i benefici a lungo termine. La mia carriera è bloccata in questa piccola città. Una grande città offre molte più opportunità. Ci rifletterò a fondo stasera. Non lasciare che la paura ostacoli il tuo progresso. Sei un amico davvero premuroso, John. Voglio vederti sempre avere successo. Lezione 11. Costi degli hotel. Questo hotel ha una valutazione molto alta. Quanto costa a notte? Circa 100, ma spesso ci sono offerte speciali. Sì, offrono sconti per le prenotazioni anticipate. Il prezzo include la colazione completa. La colazione continentale è inclusa ogni mattina. Preferisco una camera con vista mare. Questo comporterà un costo aggiuntivo di $20. C'è una piscina in loco? È presente una grande piscina esterna riscaldata. La posizione sembra molto vicina al centro città. Tutti i musei sono raggiungibili a piedi. Prenoterò per 5 notti, allora. Avete bisogno di effettuare il check-out in ritardo? Sì, il mio volo parte in serata. Aggiungerò tale richiesta al tuo fascicolo. Grazie per aver trovato questa fantastica offerta. Sarò lieto di aiutarti con il tuo viaggio. Sono molto emozionato per queste vacanze. Ora ti meriti una pausa davvero rilassante. Lezione 12. L'arte degli oggetti. Questa scultura è realizzata con vecchi cucchiai. È incredibile come gli artisti riescano a trasformare oggetti comuni in opere d'arte. Credo che questa sia la bellezza dell'arte. Ciò dimostra che ogni cosa ha un potenziale valore. L'artista è molto creativo e audace. In questa galleria la creatività non ha limiti. Vedo un uccello nel metallo. Vedo una persona che ci balla dentro. L'arte si presta a molteplici interpretazioni. È proprio questo che lo rende così interessante. Dovremmo provare a fare qualcosa di simile? Abbiamo molti oggetti antichi in casa. Potremmo costruire una statua di metallo da giardino. Sarebbe un divertente progetto per il fine settimana.
Abbiamo bisogno anche di una colla molto resistente. Ne comprerò un po' al negozio. Osserviamo ora il prossimo dipinto. Questo utilizza solo colori neon brillanti. È un po' troppo luminoso per i miei gusti. L'arte dovrebbe provocare una forte reazione emotiva. Lezione 13. Il meglio del mercato. Adoro l'atmosfera di questo posto. La cosa migliore di un mercato contadino è la freschezza dei prodotti. Le verdure sono state raccolte proprio stamattina. Vorrei acquistare del miele locale. Fa bene al sistema immunitario. Queste mele sono molto rosse e lucide. Prima di iniziare, è consigliabile assaggiare un piccolo campione. Il venditore dice che sono molto dolci. Acquistando qui, sosterrete le piccole aziende agricole locali. È meglio del grande supermercato. Qui non viene utilizzato alcun imballaggio in plastica. Questo è un bene per il nostro ambiente. Guardate che belle pagnotte di pane fatte a mano. Hanno ancora un profumo assolutamente delizioso e caldo. Compriamo una pagnotta per pranzo. Ci servono anche degli spinaci freschi. Andrò al banco delle verdure. Ci incontreremo vicino ai fiori. Non dimenticate di prendere delle uova. Lezione 14. Tempo al parco. Dovremmo andare presto nella foresta. Avvistare la fauna selvatica sembra emozionante, ma qual è il periodo migliore per visitare il parco? Le prime ore del mattino sono il momento migliore per gli animali. Vedremo qualche orso bruno di grandi dimensioni? È possibile se stiamo molto tranquilli. Ho un po' paura degli orsi. Manterremo una distanza di sicurezza. Dobbiamo portare un binocolo? Sì, è un'idea davvero intelligente. Voglio scattare molte foto di alta qualità. La luce è perfetta all'alba. Il parco è aperto anche d'inverno? È aperta, ma alcune strade sono chiuse. La primavera sembra la stagione più bella. I fiori saranno in piena fioritura. Dobbiamo mettere in valigia degli abiti caldi e resistenti. Preparerò l'attrezzatura da trekking stasera. Controllerò le previsioni del tempo locali. Stiamo per vivere un'avventura. Lezione 15. Escursione in montagna. Oggi dovremmo fare qualcosa di molto attivo. Che ne dici di un'escursione in montagna? Ci sono dei sentieri fantastici nelle vicinanze. È un suggerimento brillante e salutare. Lassù l'aria è molto più pulita. Porterò con me dell'acqua e degli snack. Il sentiero è molto ripido o pianeggiante? Si tratta di una salita di difficoltà moderata, adatta ai principianti. Devo ritrovare i miei vecchi stivali. Si trovano nell'armadio del corridoio al piano di sopra. La vista dall'alto è magnifica. Possiamo vedere chiaramente tutta la valle. Quanto tempo ci vorrà per l'intera escursione? In genere ci vogliono circa 4 ore in totale.
Dovremmo partire entro la prossima ora. Sono pronto ad andare subito. Aspetta, devo prendere il cappello. Oggi il sole è davvero molto forte. Mi sto mettendo la crema solare. Qui la sicurezza e la salute sono sempre al primo posto. Lezione 16. Preparazione al colloquio di lavoro. Hai un curriculum professionale davvero notevole. Ottima idea! Hai preparato anche delle domande da porre al selezionatore? Ho 3 domande sulla squadra. Dovresti anche informarti sulla crescita dell'azienda. Questo dimostra che sono molto ambizioso. Ricorda di mantenere un buon contatto visivo, costante e diretto. Quando sono nervoso tendo a guardare in basso. Esercitati ora a stringermi la mano con fermezza. Questa presa è troppo forte o troppo debole. È perfetto per un professionista. Mi sento molto più sicura con l'aiuto di qualcuno. Sei il candidato ideale per questo incarico. Spero che riescano a vedere il mio vero potenziale. Indossa il tuo abito migliore e più pulito. Lo stirerò sicuramente stasera. Arrivare 10 minuti prima dell'orario previsto. La puntualità è un elemento fondamentale per dare una buona prima impressione. Farai un lavoro davvero fantastico. Grazie per il gentile incoraggiamento di oggi. Lezione 17. Raccolta della frutta. Il supermercato si trova al piano terra. Comodo e di solito hanno una buona selezione. Ottimo. Devo prendere della frutta e... Hanno una sezione molto ampia dedicata ai prodotti biologici. Ho bisogno di banane e mele rosse. I prezzi in questo negozio sono ragionevoli. Sono leggermente superiori alla media di mercato. Ma la qualità è sempre molto costante. Ho bisogno anche di uva verde fresca. Troverò un carretto per noi. Prendi quello con le ruote funzionanti. Questo sembra essere in ordine. Dovremmo anche comprare del latte freddo. Il caseificio si trova in fondo. Facciamo in fretta perché ho fame. Ci vediamo alla cassa. Vorrei comprare del cioccolato fondente. È davvero un'ottima sorpresa. Ti serve qualcosa per la casa? Ho bisogno di chicchi di caffè per la mattina. Lezione 18. La scelta del regalo. Questo vaso blu è davvero molto elegante. È un gesto premuroso da parte tua conoscere anche le loro preferenze. Sì, penso sia importante tenerne conto. Ama i fiori e l'arredamento moderno. Ci starà sul suo tavolino? Le dimensioni sono perfette per qualsiasi stanza. Dovremmo anche comprare un bel biglietto d'auguri. Scriverò un messaggio molto gentile. Pensi che le piaccia questo colore? Il blu è il suo colore preferito in assoluto. Allora questa è un'ottima scelta. Dovremmo chiedere della carta da regalo. La carta dorata starebbe benissimo qui. Il personale può impacchettarlo per noi.
Questo rende il regalo davvero speciale. Fare del bene agli altri porta molta gioia. Spero che passi una giornata meravigliosa. Glielo consegneremo stasera. Dovremmo portare anche della torta? Una torta al cioccolato è sempre un successo. Lezione 19. Bel posto. Sei pronto per uscire stasera? Mi dice che ho un bel aspetto e che andremo in un posto chiamato Mount Bally's. Si tratta di un ristorante molto famoso nelle vicinanze. Il codice di abbigliamento è formale o informale? È un luogo molto formale e tranquillo. Indosso il mio vestito nero preferito. Stai benissimo con quell'abito. Che tipo di cibo servono? Sono famosi per le loro bistecche alla griglia. Spero che abbiano delle opzioni vegetariane. Hanno un menù davvero molto vario. Si gode di una vista sulla città? Possiamo vedere tutte le luci brillanti. Questa è una sorpresa davvero bellissima, John. Ti meriti una serata davvero speciale. Non facciamo tardi per cena. Il taxi ci aspetta fuori. Prendo la mia piccola borsa da sera. Ho la prenotazione sul mio telefono. Lezione 20. Sogni pastello. Dobbiamo scegliere una palette di colori per questa stanza. Desidero uno spazio che trasmetta una sensazione di grande tranquillità. I colori vivaci a volte possono risultare troppo intensi. Penso che opterò per colori pastello per un effetto rilassante. Le tonalità delicate di blu e verde sono molto di moda in questo periodo. Questi colori faranno sembrare la stanza più grande? Le tonalità chiare riflettono maggiormente la luce naturale. Ho paura che la stanza possa sembrare troppo fredda. Possiamo aggiungere mobili in legno dalle tonalità calde. Sembra un equilibrio perfetto. Dovremmo inoltre considerare il tessuto delle tende. Una fodera di lino bianco trasparente sarebbe perfetta. Creerà un'atmosfera molto ariosa. Dovremmo dipingere il soffitto di bianco? Il soffitto bianco contribuisce a mantenere la stanza ariosa. Non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Inizieremo i lavori lunedì prossimo. Ordinerò la vernice oggi stesso. Assicurati che la finitura sia opaca. Lezione 21. Voli diretti. Ho trovato diverse opzioni di volo per te. Ho bisogno di risparmiare più tempo possibile. Alcuni voli prevedono un lungo scalo a Londra. Ho preso nota, darò la priorità alle opzioni senza scalo e ti ricontatterò a breve. Un volo diretto è più costoso ma più veloce. I miei impegni non mi permettono ritardi. C'è un volo alle 8 del mattino. È troppo presto per il mio incontro. Cercherò un volo in partenza nel pomeriggio. La compagnia aerea offre la connessione internet wireless? Ormai la maggior parte dei voli internazionali offre questo servizio. Devo lavorare durante il viaggio.
Verificherò i dettagli specifici dell'aeromobile. Si prega di prenotare anche un'auto in aeroporto. Ti procurerò una berlina di lusso. Grazie per il vostro prezioso aiuto. Ti invierò l'itinerario via email. Lo esaminerò prima della nostra prossima chiamata. Attenderò la tua approvazione definitiva. Lezione 22. Esiti legali. Questo caso è molto complesso da comprendere. La giuria si è trovata di fronte a una decisione molto difficile. Le prove non erano sufficienti per una condanna. È stato assolto dalle accuse penali, ma successivamente ritenuto responsabile per danni in una causa civile. Si tratta di una distinzione giuridica molto interessante. Mostra come funzionano i diversi tribunali. Nei casi civili l'onere della prova è molto inferiore. Molte persone hanno trovato il risultato molto sconcertante. L'opinione pubblica era divisa in tutto il paese. Anche la copertura mediatica è stata molto intensa. Ancora oggi gli avvocati studiano questo caso. Ha cambiato il nostro modo di vedere i processi trasmessi in televisione. Il processo giudiziario può essere molto lungo. Le vittime hanno finalmente ricevuto un po' di aiuto finanziario. Tuttavia, il denaro non può sostituire una vita umana. Questa è una verità molto triste. Dobbiamo imparare da queste lezioni di storia giuridica. Scriverò il mio saggio su questo argomento. Ti aiuterò a trovare altre fonti. Lezione 23. Transizioni famose. Molti atleti diventano famosi dopo il ritiro. Quest'uomo ha avuto una carriera lunghissima. Negli Stati Uniti, Simpson, un ex giocatore di football professionista molto ricco e pluridecorato, è passato al mondo dello spettacolo. È apparso in molti film di successo. Fu anche un attore di grande successo nella pubblicità. La maggior parte delle persone lo ricorda per i suoi record sportivi. Era un corridore molto veloce sul campo. La sua fama crebbe ulteriormente durante il processo. Si tratta di un'eredità molto complessa da discutere. Alcune persone ammirano ancora le sue doti atletiche. Altri si concentrano solo sui suoi problemi legali. È difficile separare i due. La storia spesso registra sia gli eventi positivi che quelli negativi. Un tempo era un eroe per molti bambini. È così che i media creano le icone. Poi l'immagine è cambiata molto rapidamente. È una lezione sulla fama e sulla fortuna. Trovo la sua storia di vita molto tragica. Rimane un argomento di grande dibattito. Lezione 24. Pasti leggeri. Posso prendere la vostra ordinazione per la cena adesso? Vorrei il pollo al curry piccante. Quanto piccante preferisci la tua salsa? Preferisco cibi leggeri. Desidero anche delle bevande da accompagnare al pasto? Abbiamo limonata fresca o tè freddo? Prenderò un bicchiere di tè freddo. Desideri dello zucchero nella tua bevanda? Lo preferisco senza dolcificante. Ti porterò subito la tua bevanda.
Il curry viene servito con riso bianco. Viene servito con riso basmati al vapore. Sembra un'ottima scelta. Desidera un antipasto come primo? Non ho molta fame come antipasto. Farò l'ordine in cucina. Quanto tempo richiederà la preparazione? Sarà pronto tra 15 minuti. Aspetterò qui al tavolo. Ecco il tuo tè freddo. Lezione 25. Granito massiccio. Costruire una galleria è un lavoro pericoloso. I lavoratori hanno dovuto affrontare numerose calamità naturali. In altri punti si verificarono frane e gli uomini dovettero scavare nella solida roccia granitica. Il granito è una delle pietre più dure. Hanno utilizzato macchinari pesanti ed esplosivi. Molti uomini rimasero feriti durante i lavori. Il progetto ha richiesto 10 anni per essere completato. Il tunnel è ancora in uso oggi? Si tratta di una delle principali arterie ferroviarie. Dentro deve essere molto buio. Le luci moderne ora rendono l'ambiente molto sicuro. Ammiro il coraggio dei lavoratori. Hanno modificato la geografia del territorio. L'ingegneria può risolvere problemi molto complessi. Richiede un'attenta pianificazione. La natura spesso si ribella contro di noi. Dobbiamo rispettare la potenza della Terra. Non mi lamenterò mai più del traffico. Dovremmo apprezzare il duro lavoro degli altri. Lezione 26. I primi popoli. L'Australia vanta una storia umana molto lunga. Chi erano gli abitanti originari di questa terra? I primi abitanti dell'Australia erano conosciuti come gli aborigeni, che arrivarono in Australia via mare. Quello fu un viaggio molto lungo fa. È accaduto oltre 50.000 anni fa. Hanno un legame molto profondo con la natura. La loro arte e le loro storie sono bellissime. Vivono ancora nel deserto? Molti ora vivono in città e in centri rurali. Vorrei visitare una galleria d'arte indigena. Ce n'è uno molto famoso qui vicino. Cosa rappresentano i dipinti tradizionali? Spesso mostrano mappe del territorio. I colori sono molto terrosi e caldi. Utilizzano pigmenti naturali estratti dalla terra. È importante preservare la loro cultura. Il governo sta lavorando a questo problema. Nutro grande rispetto per le loro antiche tradizioni. Possiamo imparare molto dalla loro saggezza. Lezione 27. Itinerario africano. David Livingstone era un uomo molto coraggioso. Perché ha viaggiato in questi luoghi? Voleva trovare una via facile per raggiungere il centro dell'Africa. Livingstone continuò il suo viaggio. Nella giungla ha dovuto affrontare numerose malattie. Non ha mai rinunciato alla sua missione. Ha trovato la sorgente del fiume. Scoprì le maestose cascate Vittoria.
Gli abitanti del luogo lo aiutarono a sopravvivere. Li trattò con molto rispetto. Molti pensavano che si fosse perso. Un giornalista lo ha ritrovato dopo molti mesi. Il dottor Livingstone, suppongo, è una citazione famosa. È esattamente quello che ha detto l'uomo. Voleva porre fine alla tratta degli schiavi. Era medico e anche missionario. La sua vita fu ricca di grandi avventure. Ora è sepolto nell'abbazia di Westminster. Ha lasciato un segno indelebile nella storia. Un giorno vorrei diventare un esploratore. Lezione 28. Il linguaggio di Shakespeare. William Shakespeare è un maestro del teatro. Perché le sue opere teatrali sono ancora così popolari? In queste opere teatrali, Shakespeare fa un uso molto ampio della lingua inglese e il suo vocabolario era vastissimo. Alcune parole sono molto difficili. Ha inventato molte espressioni che usiamo ancora oggi. Essere o non essere è una frase celebre. Ha scritto d'amore e del potere umano. Ha scritto tutte le opere teatrali da solo? La maggior parte degli storici ritiene che lo abbia fatto. Il teatro era molto diverso ai suoi tempi. Solo agli uomini era permesso recitare. Ora, questa cosa mi sembra davvero strana. Si trattava di una regola sociale molto rigida. Preferisco le versioni cinematografiche moderne. Il testo originale ha una maggiore profondità emotiva. Proverò a leggere Romeo e Giulietta. Ti aiuterò con le parole antiche. Sei un ottimo compagno di studio. Supereremo l'esame senza problemi. Lezione 29. Foto del tramonto. Il cielo sta assumendo una tonalità arancione intensa. Questo è il momento perfetto per una foto. Il tramonto più spettacolare che tu abbia mai fotografato è stato alle Hawaii. Ricordo quel giorno molto chiaramente adesso. Oggi i colori erano il viola e l'oro. Le nuvole riflettono la luce in modo splendido. Userò un tempo di posa molto lento. Non dimenticare di usare il treppiede. L'acqua appare come uno specchio calmo. Questa sarà una foto che vincerà sicuramente molti premi. La natura è la migliore artista del mondo. Siamo molto fortunati ad essere qui. Ora scatterò 3 foto diverse. Aspetta che il sole tocchi il mare. Per noi è il momento perfetto. Ora riesco a vedere il lampo verde. Dura solo un secondo o 2. Sei riuscito a catturare la luce in tempo? Credo di avere l'immagine perfetta. Lezione 30. Hobby condivisi. I nostri figli trascorrono molto tempo insieme. Ultimamente sono diventati molto amici. Ascoltano la stessa musica o magari possono anche parlare dei loro problemi o dei compiti scolastici. Per loro è positivo condividere i propri sentimenti. L'adolescenza può essere un periodo molto stressante. Avere un amico rende tutto molto più semplice.
Nei fine settimana giocano anche ai videogiochi. Spero che prima finiscano i compiti. Si aiutano a vicenda con i problemi di matematica più difficili. Si tratta di un'influenza sociale molto positiva. Dovremmo invitarli a cena. Stasera preparerò della pasta sana. Apprezzeranno moltissimo il pasto. L'amicizia è un dono preziosissimo nella vita. Dobbiamo incoraggiarli a rimanere gentili. Condivido pienamente il tuo pensiero, John. Andiamo a chiamarli subito. Stanno giocando vicino al grande albero. Li vedo correre sull'erba.